conduce Lo Stato delle Cose, domani alle 21:20, Rai 3. La Cineteca del Friuli è nata nel 1977, non come Cineteca del Friuli, ma come gruppo di ragazzi appassionati di cinema che nell'immediato dopo terremoto, che si era verificato l'anno precedente, il 6 maggio 1976, questi ragazzi avevano deciso di far vedere in sostanza dei film alla popolazione che era stata colpita dal terremoto. Noi abbiamo cominciato facendo un appello per far sì che il materiale cinematografico venisse depositato qui da noi, perché si voleva cominciare a costituire una cineteca vera e propria. Volevamo in sostanza divertire i gemonesi e i ragazzi, insomma, attraverso la visione di film. Insomma, noi ci ispiravamo ai cineclub che all'epoca facevano un po' da apripista per ciò che riguarda le nostre attività. Dalle locandine scritte a mano nelle tendopoli a Palazzo Gurisatti, anch'esso emblema della rinascita di Gemona dopo il sisma, crollato con le scosse del settembre e riportato ai suoi antichi splendori fino a diventare sede della Cineteca. Un paradiso per gli amanti del cinema e per gli studiosi, liberi di accedere alla consultazione di una collezione che conta 30.000 film, 27.000 tra libri e riviste di settore, 20.000 manifesti e locandine e 53.000 immagini fotografiche. Con il trascorrere degli anni, la Cineteca ha ampliato e diversificato il suo raggio d'azione. Dal 1982 è tra gli organizzatori a Pordenone delle Giornate del cinema Muto, una rassegna internazionale che ogni anno attrae appassionati e artisti da tutto il mondo, e nel 2008 ha dato vita a un altro progetto lungimirante. Ci troviamo nell'archivio cinema del Friuli Venezia Giulia, l'ultima realizzazione della Cineteca del Friuli, forse la più importante dal punto di vista della qualità della conservazione delle copie di cui si parla tanto e che in questo posto possono essere conservate a temperatura adeguata e all'umidità giusta. In questo posto poi, oltre che conservare le pellicole cinematografiche, c'è anche la possibilità di vedere, controllare le copie, capire in che stato sono, se si stanno degradando, se c'è problema di colore e così via. Insomma, si può fare tutta una serie di analisi e di indagini. Dopo che si sono fatte queste indagini, si può fare un ulteriore passo, che è quello della digitalizzazione, che vuol dire semplicemente passare dalla pellicola, che può essere anche in pessimo stato o che ha perso il colore, e passare a un file digitale che poi può essere visionato, studiato, divulgato anche attraverso
la TV e il cinema. E noi siamo molto orgogliosi di quello che facciamo qua dentro, perché è una delle cineteche più attrezzate che ci sia in Italia. It's absolutely true that methods of restoration have changed significantly over the last, let's say, 40 years. And there are various reasons for this. There's been the push to go back to whatever the original material is that's left. For so many decades, silent film was never restored with its original colors. It was cheaper to restore it in black and white. The colors were ignored. In many cases, the nitrate was thrown away. So the restoration copies that we have from, let's say, the 1960s, the 1970s, even sometimes the 1980s, are often not as close to the original nitrate that had existed that no longer does. Fortunately, that's changed significantly. There remains problematic restorations in the sense that it really hasn't been standardized. The ethics of restoration have not been standardized. Some people prefer a much cleaner image. Other people are happy to keep the sort of well, not only the grain, but the scratches, the faults that are within the surviving material. I'm one of those people that believes very strongly in being true to the material that we have. I don't think we need to overly clean things. We don't want things to look digital. We don't want them to look too harsh. The contrasts need to be there, the blacks and the whites and all of that. At the same time, I'm also not somebody who fetishizes nitrate damage. There are people who, for them, the moment that they see that those weird blobs that look like amoebas coming in, they get very excited. They have their own beauty, I suppose, but that doesn't get me excited. What gets me excited is when it suddenly clears and I can see the image. But so yes, so fortunately, digitization has revolutionized restoration. At the same time, it is also a problem because, of course, we know that digital files degrade. They degrade much faster than safety stock, than celluloid. But unfortunately, archives don't have the finances, or very few do, to not only do a digital restoration, but then transfer back onto 35 millimeter. That is the ideal. Transferring it back onto 35 millimeter and making sure that they're housed in a proper environment will make them last much longer than a digital file will. So this is one of the challenges that everybody in the archival community is facing at the moment, and we haven't quite figured out how to do it. And again, it always comes down to finances, and it comes down to who's paying for it. Most film archives are funded by governments. Governments really don't care about the history of cinema. They really don't care about culture, as we all know. The United States, of course, doesn't even have a Ministry of Culture. That would be considered communist, so they don't want that. So it's always a fight to get the resources to restore films.
Nate nel 1982, le giornate del cinema muto di Pordenone hanno assunto sempre più negli anni un ruolo fondamentale di incontro, di conoscenza e di analisi storica di un patrimonio in gran parte ancora da riscoprire. E questa edizione del decennale, quasi interamente dedicata a Cécile DeMille, non ha certo lesinato capolavori e sorprese, come può in qualche misura evincersi anche da questo nostro inventario alfabetico.